Ciao a tutti, benvenuti su questo nuovo canale, io sono Alessandro e in questo canale parleremo di motori, ma non solo. E oltre a presentarvi il canale, in questo video volevo presentarmi la mia auto, è una BMW Serie 2 S23. Prima di quest'auto possedevo una BMW E46 con cui avevo veramente un ottimo feeling. Non riuscendo a trovare un'auto odierna con cui avevo lo stesso feeling, ho deciso di trovare un modello che mi piacesse e adattarlo e cercare di cucirmelo addosso il più possibile. Inizialmente l'idea non era di prendere un'auto cabrio, volevo un coupé, ma l'idea del cabrio mi ha sempre entusiasmato comunque e seppur avessi dei dubbi in merito ho voluto provare a cimentarmi. La cosa mi era stata sconsigliata per via del discorso della rigidezza della scocca di un cabriolet. In realtà, con mia piacevole sorpresa, ho scoperto che in questo caso la scocca è stata molto ben irrigidita sulla parte inferiore e laterale e come risultato l'auto è veramente molto comoda da guidare e irrigidita al giusto tramite l'assetto e le altre modifiche. Come potete vedere, ha veramente un'ottima tenuta di strada. Ho voluto dare un nome a questo progetto visto, diciamo, l'importanza che ha avuto per me. Il suo nome è Victoria e con questo video ve la presento. L'auto è stata presa usata, è stata acquistata nel 2019, ho iniziato a guidarla completamente originale per riuscire a capire che lavori farci, per riuscire a migliorarla effettivamente. I primi lavori che sono stati fatti riguardano l'impianto frenante. L'auto originale, oltre a non frenare tantissimo in staccata, ma comunque in maniera abbastanza accettabile, aveva l'enorme difetto di smettere dopo un tot di frenate di frenare in maniera effettivamente efficiente. Per risolvere questo problema, oltre a montare l'impianto che di serie monta l'M2 stradale normale, ho montato dei tubi in treccia aeronautica che servono per permettere una minore espansione e quindi permettere di mantenere sempre costante la pressione. I dischi forati o baffati e le condotte dell'aria permettono invece un migliore raffreddamento che è veramente molto utile, visto che una temperatura troppo elevata fa diminuire l'attrito tra le guarnizioni, quindi le pastiglie dei freni, e i dischi. Visto che la concezione di partenza non era una concezione da pista ma una concezione stradale, ho ritenuto che non servisse un impianto esagerato e più performante dell'impianto che normalmente viene messo di serie sull'M2. La seconda parte dei lavori riguarda l'assetto. Ho montato un KV variante 3, la macchina da originale si imbarcava veramente tanto. L'assetto da solo sapevo che non sarebbe servito a risolvere del tutto il problema, ma ho voluto procedere per step e provare a capire l'assetto per poi montare delle antirollio in maniera da limitare il rollio laterale e poter successivamente ammorbidire le sospensioni all'anteriore e al posteriore per favorire le transizioni, quindi in frenata e in accelerazione. Per farvi un esempio del perché di questa modifica, quando andate a frenare la macchina sposta tutto il suo peso in avanti e quindi fa scendere gli ammortizzatori anteriori che quando arrivano al punto finale, non permettendo ulteriore escursione, il risultato è che le ruote anteriori si bloccano, quindi avere un anteriore un po' più morbido permette di avere escursione in più e comunque escursione più fruibile durante la frenata. Mentre per poter avere una maggiore quantità di regolazioni sulla parte anteriore ho montato i braccetti che originariamente vengono montati sempre sull'M2 stradale in versione normale.
Per la parte estetica i lavori sono stati grossi, ma diciamo relativamente convenzionali, perché il paraurti davanti è il normale paraurti M Sport. Ho deciso di mantenere il paraurti M Sport perché visto anche le strade in cui generalmente utilizzo l'auto, che sono relativamente buie e molto spesso si trovano animali, preferivo avere qualcosa che potesse mantenere i fendinebbia, che comunque mantenevano una certa visibilità della strada, mentre il paraurti M2 non ha la possibilità del montaggio dei fendinebbia. Anche le minigonne sono le normali minigonne M Sport, mentre al posteriore ho montato un paraurti M2 adattato alle dimensioni del serie 2 normale e monta uno scarico TMIR. Il quadriscarico per me è un simbolo della sportività di BMW. Avendo amato particolarmente la serie 3 e avendo avuto un E46, ovviamente è diventato qualcosa di irrinunciabile per me. Parte delle prestazioni, una parte che è già stata invece trattata nel video del preparatore che ha fatto e ha eseguito tutti i lavori meccanici per questi lavori. Vi linko il suo video. Lo spoiler posteriore e il cofano sono in carbonio, mentre tutto il resto delle parti tipo specchietti e le parti degli interni sono cubicate. Questo perché dei componenti così piccoli avrebbero diminuito di poco il loro peso essendo in carbonio, quindi non era necessario. In realtà anche lo spoiler fa parte di componenti molto piccoli che non sarebbe stato necessario mettere in carbonio, ma ho trovato un'occasione e mi costava uguale a prendere lo stesso componente originale in plastica, quindi alla fine ho deciso di prendere quello in carbonio. Tutte le modifiche sono state omologate a libretto, questo per poter permettermi di circolare tranquillo e non avere eventuali problemi con le forze dell'ordine. È stato un lavoro che ha richiesto veramente molto tempo e solo dopo 8 mesi ho ricevuto le targhe nuove e il libretto nuovo aggiornato con tutte le modifiche. L'assetto ancora non è perfetto, sto lavorando su diversi setup per capire qual è il migliore per il risultato che voglio ottenere, e anche per la mappa non siamo ancora arrivati alla effettiva conclusione. Purtroppo sono sorti dei piccoli problemi di erogazione a cui sto lavorando anche col preparatore per capire appunto da cosa risale il problema e risolverlo. L'ultima parte che rimane ancora da montare è il differenziale autobloccante, che però arriverà a breve. Con questo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi invito, oltre se volete, a seguire il canale e a mettere mi piace al video, a seguire poi i prossimi progetti futuri. Più avanti perché Hai ragione, hai ragione. Che mi viene automatico camminare un po' in avanti.